Buongiorno, siamo di nuovo qui. Oggi vi stupirò perché con 2-3 semplici ingredienti faremo una cosa, ragazzi, mamma mia, una cosa che a Roma va per la maggiore. Ci hanno provato in tutti, chef, grandi chef, poco chef su chef, qua, ma nessuno riesce a fare quello che oggi vi farò vedere io, come la faccio io, che è quello che va per la maggiore e io la faccio veramente buona. 3 ingredienti. Allora, andiamo ad elencare. Pecorino romano, mi raccomando, Spaghetti, questi ce l'avete sicuro, di qualsiasi forma, colore e dimensione. Dopodiché abbiamo bisogno di pepe. Quale pepe? QVP, quello che vi pare. Quello che vi piace di più, quello è che ha più sapore, quello che trovate al negozio sotto casa. Però mi raccomando, comprate del pepe buono, aromatico, che sappia di qualcosa e non il solito pepe che magari non sa niente. Noi abbiamo una confezione di pepe che è stata regalata per Natale, perché una volta mi regalavano orologi, macchine, oggi mi regalano le confezioni di pepe. Abbiamo il pepe della Thailandia, del Madagascar, quello dello Bangladesh. Può essere una scusa per dire a mia moglie vado a prendere il pesce, tornate dopo 6 mesi e tornate a casa con dell'ottimo pepe del Madagascar. Oggi ne prendiamo uno, praticamente quello più odoroso, e useremo questo. Quindi buttiamo tutto il resto del pesce. Spaghetti, no bicarbonato, pecorino romano e pepe, non ci serve altro. Andiamo a cucinare, seguitemi. Ragazzi, adesso vi do un segreto. C'è la maggior parte delle persone che mettono il pepe nella padella dopo che è stato grattato. Io faccio questo accorgimento che vi risulterà un esperimento mostruoso e vi consiglio di farlo ogni volta che potete. Cioè non mettete ad abbrustolire il pepe tritato, mettete il pallino del pepe, visto che ce l'abbiamo una scorta, e mettiamo a brustolire il pepe molto alto. Dobbiamo cercare di non arrivare al punto che il pepe si brucia e quindi poi ha un sapore troppo forte. Allora ragazzi, abbiamo ripreso il nostro pepe. A proposito, abbiamo messo chiaramente l'acqua a bollire e nel frattempo noi facciamo questo: mettiamo il pepe nel mio mortaio. Che stai cucinando? Io lo faccio così. Un momento, mi sono scordato, alla fine parla. Dunque, faremo la mia cacio e pepe, non so se si era capito, ma 3 ingredienti sono quelli da si può fare. E a questo punto andiamo a tritare il pepe col mio mortaio. Che succede? Dici, vabbè, ma io lo metto già tritato. Va bene uguale, fate come pare, mettetelo tritato. Così viene un'altra cosa. Io lo faccio così e vi dico come lo faccio io. Voi siete che hanno il pepe già tritato, ve lo tostano, però lo devono tostare in meno tempo. Adesso viene la fase 2. Che sprigiono tutti gli odori. Ecco qua. Oh, fantozzi. Allora, fatto questo, voi troverete che avete già il pepe tritato. Torniamo al piatto. Torniamo al fuoco. E a questo punto andiamo ad impadellare quello che abbiamo preparato. Andiamo. Però è carino impadellare. Siamo pronti? Allora andiamo a mettere il pepe che abbiamo grattato in padella, che nel frattempo non si è mai raffreddata. Cosa facciamo? Ecco, appunto, non respirate, mi raccomando, non respirate il pesce. Vabbè, il pepe, 3 sillabe, 3 parole erano giuste. Allora, non respirare questo. A questo punto non dovete assolutamente respirare quello che sto facendo. Ok? Andiamo a mettere la pasta intanto. Allora, abbiamo messo dell'acqua bollente dentro il pepe che abbiamo grattato. Intanto il pepe si sta cuocendo e prendendo forma, sotto forma di piccantezza nell'acqua. Pasta. Allora abbiamo detto che facciamo circa 3 etti di pasta.
Per favore, un po' di silenzio. Fa la pasta perché mi avete bollito? Qua come te giri ti creano problemi tutti quanti. Qua si stanno tutti chef e poi non c'è uno che ti dà una mano. Apri la finestra! Allora, gli astanti non hanno seguito i miei consigli, per cui hanno respirato il pepe. Adesso pure c'ho tu! mezzo staff che praticamente sta tossendo. Non è Covid, non è tosse, non vi preoccupate, è solo semplicemente il pepe che è stato messo qui ad ammollarsi dentro l'acqua. Allora, proseguiamo. Mettiamo gli spaghetti. Allora, se siamo sopravvissuti a tutto questo, praticamente all'acqua inamidata che dobbiamo mettere sul nostro pepe, dobbiamo fare un altro passaggio, facilissimo. Allora, riepiloghiamo, abbiamo tostato il pesce, l'abbiamo tritato nel mortaio. Ricominciamo. Abbiamo tostato il pepe, l'abbiamo messo nel mortaio, l'abbiamo tritato, rimesso in padella e con dell'acqua della cottura lo stiamo facendo ammollare. Abbiamo messo gli spaghetti a bollire e nel frattempo adesso dobbiamo fare il condimento dato dal pecorino. Come si fa? Si prende sempre dell'acqua. Il pecorino ne va a circa 50 grammi a persona, quindi abbiamo fatto più o meno per 3 persone, quindi 1,5 di pecorino. Cosa facciamo? Man mano che lo mettiamo, giriamo e il pecorino praticamente deve diventare una palla di formaggio che poi faremo sciogliere più tardi, vediamo come. Ecco qua. Se serve un altro po' di acqua ce lo mettiamo, altrimenti basta così. Ricetta molto semplice, ma il pepe ci ha mandato in tilt tutto il team di professionisti qua, registi, pellicole, cineprese, microfoni. Ecco qua. Questo è pecorino normale. Vediamo dopo cosa ci vedremo. A questo punto aspettiamo e gli spaghetti, quando sono a un po' più della metà della cottura, incominciamo a mettere un altro po' di acqua insieme al pepe e alziamo la temperatura. Perché? Perché fra un po' scoleremo gli spaghetti direttamente nella padella dove c'è il pepe e finiranno la loro cottura qui dentro. Ricordatevi che adesso questo spaghetto ha bisogno di cuocersi come? Con l'acqua che abbiamo messo qui intorno al pepe. Se serve allunghiamo un po' alla volta e continuiamo a girare. Alcune varianti di questo primo piatto vedono chef di tutti i tipi che ci mettono l'olio. Signore e signori, vi do una grande notizia: l'olio non ci vuole. Il cacio e pepe romano che si mangia a Roma, nelle bettole, nelle trattorie romane che hanno 150 anni, 200 anni di storia, non mettono l'olio. Qualcuno lo esalta con l'olio, ma non sa che quella non è la vera ricetta romana. Lo dovremo spegnere un attimo prima di essere pronto, perché ci dovremo far sciogliere il pecorino. Quindi assaggiate lo spaghetto, non vi preoccupate se è un po' insipido, perché tanto dopo, quando andrete a inserire, quindi se voi fate l'errore di salare lo spaghetto adesso, non vi rendete conto che mettendo il pecorino dopo rischiate che praticamente non sarà immangiabile perché è troppo salato. Se siete capaci, fate movimento rotatorio, sussultorio, insomma una capriola,
Io lo evito per non fare figuracce, perché oggi abbiamo sbagliato già varie cose, ma spero che voi apprezziate la semplicità di questa ricetta e delle mie spiegazioni, che non sono perfette, precise, con uno schema tecnico, grafico, con registi vari, perché qua i registi ce l'abbiamo, però abbiamo solo tanta fame. Ecco qua, come vedete lo spaghetto incomincia a tirar fuori l'amido. L'amido è quella cremina bianca che praticamente ricopre lo spaghetto, lo rende cremoso. Guardate, guardate, avete visto dall'inizio che sembravano il fil de ferro, de rame? Guardate che sta succedendo adesso. Attenzione, fra qui e bruciarlo passa poco, quindi state sempre pronti con eventuale l'acqua di cottura ad aggiungerne un po', ma non dovete esagerare, perché se poi ne mettete troppa diventa una tagliatella in umido. Allora signori, siamo pronti, gli spaghetti sono cotti, la cremina è uscita come vedete. Spegniamo il gas o il forno elettrico e fuori dal forno, vabbè, lo poggiamo qua per maggiore, andiamo ad inserire la nostra polpetta. In effetti questo è più un purè, perché con l'emozione ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo messo troppa. Sì, sì. Allora, a fuoco spento, fuori dal fuoco, andiamo ad adagiare il nostro pecorino romano all'interno della padella e a questo punto giriamo. Non serve di saltare, perché non è più il caso di saltare, ma dobbiamo girare per inglobare il nostro pecorino all'interno del nostro cacio e pepe. Prima dobbiamo sciogliere tutto. Guardate, guardate, guardate che cosa è successo, guardate. Questo è il vero cacio e pepe romano. Io lo faccio così, magari qualcuno ci mette altre cose, ma questo è il vero cacio e pepe romano. Ecco qua. Ovviamente pecorino come se piovesse. Pepe, vuoi un po' di cacio e pepe? Ragazzi, non so che dirvi. Buon appetito a voi tutti e buon cacio e pepe a tutti. Fate questa, non fate le altre. Non fate le altre, questa è la più buona di tutte. Sapete, ma